Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Questa sera farò una ricettina abbastanza semplice che sicuramente vi piacerà. Anche questa è fatta con il magnifico pesce della Movimar SRL. Devo dire che da quando prendiamo questo pesce io faccio ricette a iosa perché veramente è un piacere cucinarlo, veramente molto buono da mangiare, veramente molto fresco e quindi merita. Io ho anche finito i complimenti perché veramente non Sì, so che cosa dire di questo pesce perché è super, ottimo, super. veramente ottimo. Allora, andiamo ad iniziare. Questa sera farò delle polpette di melanzane e pesce spada. Mm. Era convinto oppure Oh no, era un... Ah, ok. me gusta. Ok. Adesso andiamo anche in Spagna adesso. Sì, certo. Famosa Spagna, non mi gusta. Allora, di che cosa abbiamo bisogno? 6 etti di pesce spada fresco. Qui abbiamo una melanzana di quelle grandi, vanno bene anche 2 di quelle normali. Queste sono quelle violacee a palletta, ok? Potete usare anche quelle lunghe, va bene qualsiasi tipo di melanzana. L'importante è che siano più o meno 500 grammi, ok? Questa io l'ho già fatta a fette, abbastanza spesse come potete ben vedere, e l'ho messa sotto sale per un paio d'ore. Sotto sale non significa che dovete metterne una marea, le mettete bene sul tagliere, poi fate queste fette, le mettete disposte sul tagliere. Come vedete non hanno buccia perché volevo fare una cosa un po' più delicata del solito Quindi saranno più... penso proprio di sì, senza buccia, e poi mettete un pochino di sale, proprio poco, in maniera che così l'acqua di vegetazione, inando la tavoletta, scende giù e se ne va. Poi dopo le sciacquate bene, le strizzate, ecco perché sono in questo modo tutte storte, e adesso le andiamo a preparare. Qui abbiamo uno spicchio d'aglio che intanto sto pulendo, quindi ricapitoliamo: 600 grammi circa di pesce spada, 500 grammi circa, dico sempre circa perché poi comunque le quantità variano, no? Uno può anche metterne meno, di più. Ma anche perché si possono fare polpette più grandi o più piccole, quindi... Esatto. Dicevo, uno spicchio d'aglio che adesso andrò a fare a pezzettini. Ragazzi, io nell'info box, intanto che Silvia distrugge l'aglio, vi metto le informazioni di tutti i punti vendita della Movimar. Vi dico anche che siamo su Instagram, hashtag videoricette insieme, e la pagina che si chiama sempre videoricette insieme. E seguiteci anche su Facebook nel nostro gruppo di cucina videoricette insieme. Nel weekend siamo stati a Napoli e abbiamo conosciuto tanti napoletani simpaticissimi, Fantastici, che ci stanno seguendo e che io sappia una di loro si è anche iscritta al nostro canale. Ciao Benedetta. Allora, non farò il nome. Ciao Benedetta. Allora, metto l'aglio nella padella, metto un giro d'olio, facciamo 2, anche perché le melanzane sono spugnose e quindi se ne prendono parecchio. Vado a fare a pezzettini la melanzana. Come l'aglio praticamente. Sì, deve essere tagliata molto finemente, ecco, in questo modo, a tocchettini piccoli, vedete? E là aspettiamo. Adesso io le vado a tagliare tutte, ovviamente non vi farò Certo. il martirio. E ci vediamo a melanzane tagliate. E ci vediamo a melanzane tagliate. Allora, abbiamo fatto, come ben vedete, le melanzane piccole. Adesso le vado a mettere sul fuoco, ma ho fatto piccolo anche il pesce spada. Vedete questi rimasuglietti piccoli? Ecco, questi sono per il gattino. Piccolo pure lui. Piccolo. Metto tutto insieme, così.
dato che comunque andrà a cuocersi al massimo una ventina di minuti, tutto si insaporirà e quindi poi dopo andrò a fare le nostre polpette. Aggiungo un po' di pepe, come vedete tutto a crudo, è difficile che soffriggo, va bene lo stesso, vi posso assicurare. Sui fornelli a fra poco. Allora, qua siamo già quasi a metà cottura, mi raccomando girate bene perché se si attacca poi o la melanzana o il pesce è un peccato, perché poi si sente nella polpetta il sapore d'attaccaticcio. Fiamma viva, così sia la melanzana che il pesce tirano fuori la loro acquetta, e per qualche minuto, e poi andiamo a coprire con un coperchio come farò io ora. Non ho messo sale perché c'è già la melanzana che è stata sotto sale, quindi prima che finisca la cottura andrò ad assaggiare, qualora ce ne fosse bisogno aggiungerò il sale, se no no. Quindi dovete sempre assaggiare, sempre, comunque assaggiare, ok? Coprite col coperchio, ci vediamo tra 10 minuti più o meno. A dopo. Questo è il risultato dopo 10 minuti di cottura con il coperchio, ok? Detto tra di noi, non lo dite a nessuno, soprattutto ad Andrea, ci potete condire la pasta. Io infatti a quello stavo pensando. Ecco fatto. Allora, assaggio anch'io perché ovviamente assaggio. Sale? No. A questo punto faccio asciugare l'acquettina, quindi a breve, spengo il fuoco e che faccio? Una cosa che prima non vi avevo detto, aggiungo 2 fette di pane in cassetta. Perché? Perché il pane in cassetta è più spugnoso, quindi mi va ad asciugare tutto il sugo che comunque poi magari rimane nell'intingolo e di conseguenza mi compatta il composto, va bene? Io ovviamente questo, ve lo faccio vedere tra poco, lo andrò a schiacciare con la forchetta in maniera che vado a, vedete, a sbriciolare i pezzettini di pesce spada. Quindi ci vediamo sul piano da lavoro a fra poco. Allora, ho schiacciato il pesce spada, ho messo le 2 fette di pancarré e a questo punto dobbiamo far raffreddare il composto per forza, anche perché provate adesso a mettere le mani là dentro, è impossibile. Se ci metto il cucchiaino va bene? Non ci metti nulla. Ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo, facciamo raffreddare per bene, deve essere appena tiepido, mi raccomando. A dopo. Allora, adesso è tiepido, quindi possiamo lavorarlo abbastanza. Ho preparato del pangrattato, come vedete, misto tra pangrattato normale e pangrattato integrale. La padella con l'olio è già sul fuoco. A questo punto faccio una polpettina, non le facciamo tanto grandi, Queste sono buonissime anche come antipasto. Sì. Sarà un ottimo secondo, o se volete anche un primo piatto, come vi ho detto prima, senza il pane ovviamente. Sì, un bel po' di pasta, quella concava. Quella concava, cioè delle lumache? Parli delle lumache? Lumache, quelle dove si può infilare bene la... Delle lumache, delle mezze maniche, degli Esatto, schiaffoni, una calamarata, insomma vedete voi. Io però ultimamente mi sto dando un po' troppe ricette nelle ricette, qua ci stiamo allargando. Ok, sto scherzando ovviamente. Ok, ne facciamo Ok. un 200 e poi abbiamo fatto. No, le faccio tutte e poi le vado a friggere. A dopo. Ed eccole finalmente sul fuoco, In cottura. in cottura. Mi raccomando, fuoco medio alto.
perché comunque devono avere il tempo di rapprendersi, però non dovete muoverle perché comunque sono molto molto delicate, ok? Allora ci vediamo per l'assaggio. Sì, A tra poco. a fra poco. Eccole pronte, a tavola con Silvia. Cosa ne Eccole, pensi? e sono pronte, adesso devi assaggiarle. Ok, sono pronto. Ah, Prendi una. stai aspettando che te Sì. le faccia assaggiare. Certo, tieni. Le ho prese. Vabbè, sono fredde, le puoi mangiare. Cioè, fredde, nel senso, sono una temperatura... Commestibili. Ottime. Grazie. Sono veramente buone. Non vi preoccupate se vi verranno morbide, è normale. Devono essere morbide. Devono essere morbide. Signori, Che sono buonissime. buona cena a tutti e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao! Ciao!